tutti! Allora, cosa facciamo questa sera? Questa sera facciamo le patatine fritte, che tutti adoreranno, o quasi. Però per fare delle buone patatine fritte a casa non è così semplice, richiede anche del tempo. E stasera faremo tutti i passaggi affinché si possano assaggiare delle patatine fritte croccanti perfette. Allora, innanzitutto vi anticipo, noi solitamente teniamo la buccia delle patate perché è ricca di minerali, ricca di vitamine, insomma fa bene la buccia delle patate, quindi non buttatela via. O se volete tenetela da parte, perché vi potete fare anche, volendo, delle, diciamo, chips sempre di buccia di patate particolari, sempre croccanti. Però noi facciamo prima, non le tagliamo, ce le teniamo, ce le mangiamo con le patatine fritte. Allora, la forma che gli potete dare decidetela voi, però sappiate che con più le patatine sono piccole, fini e sottili, e con più cuoceranno prima, quindi faranno meno fatica a raggiungere il punto di cottura. Allora, questa qua vi faccio vedere, è più o meno la grandezza, adesso vi farò vedere come l'ho tagliata io, ma più o meno la grandezza con le quali ho tagliato io le patatine fritte. Facciamolo vedere con una patata. Allora, la tagliamo a metà. Prendiamo metà, la tagliamo a metà anch'essa. E poi ogni singola parte andiamo a fare dei fiammiferi non sottilissimi, ma abbastanza sottili, ok? Poi o le tenete lunghe uguali, io le taglio a metà perché comunque aiutano sempre una cottura più veloce. Più piccole sono, meglio è. Metà. E questa la lasciamo così. Allora, parliamo di una cosa importante che io non ero neanche a conoscenza, nel senso che a mano che ognuno di noi cucina magari gli viene la curiosità, almeno io sono così, in cucina mi viene sempre da andare a leggere, a cercare determinate cose sulle cotture, sugli alimenti, e quindi cerco di trasmettere al meglio delle mie capacità. Allora, in generale per le alte cotture si ha sempre la paura, ed è una cosa provata, che ci sono delle sostanze cancerogene. In questo caso con le patatine fritte è risaputo, ed è per quello che poi l'Unione Europea ha dato delle ben precise regole da seguire, comunque è risaputo che oltre i 175 gradi è facile che si generi questa sostanza, che è l'acrilammide, che è cancerogena. Io vi darò una serie di consigli per fare in modo che si sviluppi il meno possibile questa sostanza, che quindi non si superino, diciamo, dei livelli eccessivi di sostanze che potrebbero nuocerci. Queste regole quali sono? Allora, innanzitutto le patate fritte vanno cotte a una temperatura ideale di 175 gradi e non superiore, quindi l'ideale è friggerle tra 160 e 175 gradi. Voi dite, ma come faccio? Io mica ho una sonda. Compratevi una sonda per temperatura oppure vi prendete una friggitrice, però è ovvio che se non avete una sonda potete usare una pentola senza misurarla. Io vi consiglio vivamente di comprarvi o una sonda per misurare la temperatura dell'olio, oppure niente poco di meno che un termometro laser. Allora, questo termometro laser lo trovate su Amazon a pochissimo, quindi ne trovate di vari tipi ed è immediato, vale a dire che viene puntato verso la superficie e vi dice la temperatura istantanea, così farà con l'olio, ok? In questo modo cosa potremo fare? Allora, innanzitutto, quando andremo a cuocere le nostre patate potremo verificare che l'olio non superi i 175 gradi e a mano che metteremo le nostre patate, inutile mettere, cioè non potremo andare a mettere un pentolone di patate, cioè più di 1 chilo come in questo caso, perché noi siamo delle belve, no? Sì, perché diglielo, le mangiamo una volta ogni 2 mesi. Esatto, e quindi quella volta ci è giusto fare quelle 2 o 3 patate a testa, se no che gusto è? Allora, torniamo a noi. Non si potranno cuocere tutte le patate insieme a meno che non abbiate un pentolone enorme pieno di olio, perché ovviamente anche la quantità di olio aiuta a mantenere la temperatura. Io in questo caso ho una bella pentola capiente, ho usato 2 bottiglie di olio da friggere, quindi sono 2 litri di olio, e l'olio che dovete usare anche in questo caso è bene che sappiate: 1, o usate un olio
l'olio apposito per friggere, oppure il top dei top per friggere è l'olio di arachidi, ok? Lo trovate sicuramente al super perché tiene un punto di fumo molto alto. Cos'è il punto di fumo? È il punto oltre il quale, cioè la temperatura oltre la quale l'olio inizia a fumare e a deteriorare, che non dobbiamo mai raggiungerlo, anche se a volte purtroppo capita. Quindi una volta che avete scelto l'olio giusto, scegliete una bella pentola capiente, perché fate attenzione che quando andate a mettere le patate nell'olio bollente salirà molto. E io non vi dico, in passato, i primi anni, quando facevo tutte le mie prove sulle patatine fritte, non vi dico quanto olio mi si era riversato sopra i fornelli. Quindi abbiate una bella pentola capiente, mi raccomando. Le patate mettetele possibilmente con una bella schiumarola larga e le adagiate lentamente finché hanno raggiunto, diciamo, la temperatura, cioè almeno quei 10-20 secondi prima di lasciarle del tutto nell'olio, perché almeno avrete modo di vedere quanto l'olio bollirà, ok? Poi lo vedremo. Detto questo, stavamo parlando dell'acrilamide. Lo so che io vi annoio, questo è un argomento che porta noia, però è importante. Ma non è solo per l'acrilamide, ma serve soprattutto per ottenere delle patatine fritte perfette e croccanti. Quindi cosa dobbiamo fare? Innanzitutto, dopo averle tagliate, gli diamo una bollitura veloce. Quindi, come vedete, non è così facile fare delle buone patatine fritte. Prepariamo una pentola di acqua bollente, la portiamo a ebollizione, poi un poco alla volta andiamo a dare una scottata alle nostre patate. Quindi andiamo a prendere una bella, insomma, una schiumarola capiente, le buttiamo dentro l'acqua bollente, le scottiamo per 30 secondi, un minuto, non di più, perché sennò diventano... Questo cosa serve? Serve a togliere il più possibile amido. Dopodiché, quando le avremo scottate, come in questo caso, le andiamo a mettere in un'altra ciotola capiente e le andremo a immergere in acqua. Allora, almeno minimo mezz'ora, l'ideale è fino a 2 ore, ok? Per togliere il più possibile l'amido dalle patate fritte, che aiuterà a renderle croccanti, aiuterà a abbassare il quantitativo di acrilamide e quindi farà in modo di creare delle patatine fritte sane e croccanti. Allora, una volta che avete tolto le ultime patatine dall'acqua bollente, le mettete subito nell'acqua fredda. Quindi come ho fatto io, tenete una ciotola di acqua fredda di fianco e poi le travasate dentro la prima ciotola. Allora, le portate subito a temperatura fredda, cioè raffreddate tutto subito, ok? Poi cosa fate? Lasciate un filo di acqua che aiuta a ricambiare in continuazione l'acqua per circa massimo 2 ore, minimo mezz'ora. Allora, se non volete far scorrere l'acqua, semplicemente magari ogni mezz'ora svuotate l'acqua oppure date un ricambio aumentando l'acqua fredda e dando un ricambio alla ciotola, ok? Ci vediamo più tardi per la cottura delle nostre patatine fritte fantastiche. A dopo. Allora, cosa facciamo dopo che abbiamo immerso le nostre patate? Io le ho scolate, le ho messe in uno scolapasta e le ho sciacquate e finisco di sciacquarle bene, ok? Una volta che abbiamo sciacquato bene le nostre patate, ovviamente le facciamo scolare bene. Poi le prendiamo e le stendiamo su un canovaccio in modo da farle asciugare un attimino dall'acqua. Per agevolare un attimino, cosa facciamo? Le stendiamo, gli mettiamo su 2 o 3 pezzi di Scottex in modo che assorba un attimino l'acqua delle patate. Le lasciamo 10 minuti, un quarto d'ora e vedrete che saranno pronte per iniziare la nostra frittura. Schiacciamo un attimino in modo che asciughino bene le patatine. Tra 10 minuti iniziamo la frittura delle nostre patate fritte perfette, fantastiche, super precise. Allora, adesso siamo pronti per fare la frittura delle nostre patate fritte. Allora, io l'olio l'ho già messo su.
come vedete lo sto misurando, siamo quasi a 150 gradi, siamo quasi alla temperatura, ricordatevi che non deve superare i 175 gradi. Arrivato a 175 iniziamo a prendere la prima porzione, quindi con la schiumarola, e la immergeremo piano piano nell'olio bollente, piano piano, perché sennò viene su molto velocemente. Andremo a mettere la prima schiumarola, andremo a misurare la temperatura, se scende al di sotto dei 160 gradi non ne metteremo più di patatine, perché altrimenti appunto la temperatura dell'olio scende troppo. L'ideale è tra 160 e 175, quindi scoleremo la prima razione e andremo con un'altra, ne cuoceremo un po' alla volta. Per avere delle patatine perfette è bene fare così. Inoltre ricordatevi di non mettere subito il sale, perché il sale, se viene messo subito, è una di quelle cose che le rende, che le ammorbidisce, quindi le fa ammollare. Quindi aspettate a mettere il sale, io non le chiudo neanche con un coperchio, tanto a mano che metteremo le varie porzioni di patatine rimarranno al caldo, dato che sopra ci saranno quelle bollenti. Ci siamo, iniziamo ad andare a mettere le nostre patate. Come vedete le immergo piano piano, vedete come bolle? Siamo già scesi addirittura a 145 gradi. Andiamo a scolare le prime, ci sono voluti proprio 3-4 minuti, e guardate come sono rigide, sono degli stecchini, sono veramente fantastiche, guardate. Controlliamo subito la temperatura, la facciamo tornare a 175 gradi, se vogliamo farle bene, e poi andiamo a buttare l'altra parte di patatine. Perfetto, le nostre patatine sono pronte, le andiamo a scolare. Noi questa sera ce le andremo a mangiare con un ottimo filetto di salmone alla griglia, poi magari faremo la ricetta anche di questo. Facciamo l'assaggio in diretta. Allora, il sale aspettiamo a metterlo, perché come dicevo se no diventano molli, lasciatele giusto un minutino a riposare. Ne prendiamo una a caso. Guardate com'è rigida. Sono croccanti e rigide al punto giusto. Allora, dopo questa, se avete la pazienza e la voglia di fare delle patatine perfette, patatine fritte fatte in casa perfette, seguite ogni passaggio e vedrete che otterrete lo stesso risultato. Adesso vi saluto perché devo mangiare. Ci vediamo alla prossima ricetta. Mettete mi piace, sottoscrivetevi e commentate, mi raccomando. Ciao a tutti e buona serata. Ba-ba-da-ba-da-ba-da-ba-ba. Ba-ba. Ba-ba-da-ba.